Ciao Cancro, benvenuti a una nuova lettura di tarocchi qui con Mandala Tarot, la stella. In questa occasione vediamo le previsioni per il 2026, una panoramica mese per mese, poi approfondiremo con tarocchi e anche il tema dell'amore. Iniziamo con i vostri alleati, gli oracoli, spiriti guida degli animali totem. 49, abbiamo lo spirito del coniglio, Cancro. Dice now is a lucky time, dice che ora inizia un periodo fortunato quest'anno. Poi il coniglietto è noto come coniglietto pasquale, ma soprattutto per le sue capacità riproduttive. Quindi si prospetta un anno di abbondanza e di notevole attività. Il coniglio è veloce, è timido, è dolce, ha tante qualità, però si sa anche che è molto sessualmente iperattivo, diciamo. E poi il tuo altro alleato 34, bellissimo, gli orsi polari, e questa carta si chiama a leg up, che anziché una gamba in italiano significherebbe ricevere un aiuto, una mano, qualcuno che viene a darvi una mano in qualcosa di importante. Oppure vedete come questo orsacchiotto che sta attaccato alla mamma parla di una vicinanza, quindi uno stretto collaboratore, collaboratrice, o un amico, un'amica fedele, o che in generale dalla vita quest'anno riceverete aiuto, quindi di non sentirvi soli, perché l'universo vede e provvede. E 32, la rete ingioiellata, wow, e qua parla proprio, vedete, di collegamento, sa proprio di unione, unità, può essere appunto rispetto alle relazioni oppure a una nuova rete sociale, fare networking. Parla proprio di fare rete, vedete, di accendere, ricorda un po' anche le lucine di Avatar dell'albero di Pandora, dove tutto è connesso. Io credo che durante quest'anno migliorerete appunto le relazioni, le connessioni, il modo, se magari alcuni di voi erano abituati a lavorare o a fare tutto da soli o in solitaria, diciamo che quest'anno invece si impara non solo a delegare, ma soprattutto a collaborare con gli altri, quindi lo vedo un'energia molto molto importante. E vediamo anche il leitmotiv, qua ci dirà quale sarà l'energia predominante del 2026 per il Cancro. Cancro, marriage, è la prima volta che esce, in tutti gli altri segni è uscito altro decisamente, ma qua parla di appunto matrimonio, ma non solo matrimonio. Il matrimonio rappresenta, vedete, questi anelli, unione sacra, quindi appunto unione, connessioni, collaborazioni. Per alcuni di voi proprio il matrimonio potrebbe essere proposte, consolidamento di una relazione, o appunto che alcune relazioni avanzano di livello, però è bellissima. Quindi questo è l'anno del matrimonio, dei connubi per il Cancro, fantastico. E ora, carissimi, vediamo mese per mese, iniziando da gennaio. Che energie per il Cancro 2026, che messaggi? Ecco qua, abbiamo teardrop, gennaio, un po' di lacrime. Qua dice un dolore personale, che siete particolarmente sensibili questo gennaio, Cancro. E il fuoco però parla anche di forti emozioni, un amore appassionato o un odio appassionato, quindi queste lacrime sono anche legate forse a una forte passione. Ma che fate? La lasciate nel vecchio anno o la portate avanti? Lo scopriremo adesso. Vediamo che accade a febbraio. Febbraio abbiamo la V di vittoria, Cancro, una bellissima vittoria in qualche imprendimento. E quindi sì, se parlate di lavoro, se si parla di amore, di affari, di studi, insomma parla di successo. E poi è uscito questo bellissimo uovo, un uovo
e dice successo assicurato con una buona strategia, con dei buoni piani e con il duro lavoro, quindi continuate a dedicarvi come state facendo e la vittoria è assicurata. Febbraio è il mese della vostra raccolta dopo la semina. E che accade a marzo? Pineapple, abbiamo l'ananas e dice una riconciliazione. Quindi se alcuni di voi avevano vissuto una separazione nei mesi precedenti, parla di riconciliazione, ma può essere in diversi ambiti, non per forza nell'ambito relazionale, anche con amici per esempio, ma anche nel mondo magari del lavoro o con dei colleghi se insomma c'erano stati dei battibecchi. Parla che è possibile riconciliarsi e poi parla anche, abbiamo questa bellissima porta, door, opportunities are waiting for you, e quindi ci sono delle nuove possibilità, delle nuove strade che si aprono a marzo. Che accadrà ad aprile, nel mese di aprile? Due carte. Abbiamo basket e dice riconoscimento, premio per i vostri meriti. Cancro, primavera, di nuovo abbiamo abbondanza e club. Qua dice someone will try to make you do something against your will, quindi attenzione ad aprile perché qua potrebbe parlare appunto di invidia. Se venite riconosciuti, magari avete fatto un ottimo lavoro, ma qualcun altro vorrebbe come forzarti, forse più in ambito appunto lavorativo, a fare qualcosa che va un po' contro i tuoi principi, quindi fate attenzione e fatevi valere. Quindi questa primavera abbiamo sia qualche difficoltà, ma premi e riconoscimento, Cancro. E il mese di maggio cosa porta al Cancro? Un'altra, sono uscite tante qua, troppe, prendiamo le prime tre. Parrot, abbiamo un pappagallo. Attenzione perché dice che qualcuno farà del gossip con i vostri segreti, quindi acqua in bocca, non parlate troppo con le persone di cui specialmente non avete sicurezza e fiducia piena, perché se no dice faranno del gossip. School, infatti dice dei segreti verranno alla luce e potrebbero anche insomma farti un po' preoccupare, quindi appunto acqua in bocca a maggio, siate abbastanza riservati, più riservati del solito a maggio, Cancro. E horse, short journey, qua parla di un viaggio, quindi non spargete troppo la voce anche sui vostri progetti se avete in mente di fare un viaggio, godetevelo appieno. Maggio quindi movimento, parla anche di questo il cavallo, movimento in avanti. E giugno abbiamo hills, dicono ostacoli da superare, e flag, do not be tempted to lower your standards. Questa è una bella bandiera rossa per voi, Cancro, ti dice cercate di non cadere in tentazione di non abbassare i vostri standard, nel senso di farvi andare bene situazioni che magari non vanno assolutamente bene o non sono eque, non sono giuste per voi, ma soprattutto mettere dei sani paletti quando vedete che la gente sconfina, perché voi siete molto sensibili ed empatici e quindi vi dice che magari l'ostacolo da superare è questo, imparare a dire no in modo assertivo, a non lasciare che gli altri cerchino di prendere troppo dalla vostra energia. Luglio, che accade nel mese di luglio? Succedono un sacco di cose a luglio qua. Abbiamo gavel, qualcosa di legale, qualcosa di burocratico, dice infatti che c'è un coinvolgimento con la legge, magari appunto dovete fare attenzione a chi ha la partita IVA, a chi lavora, insomma, fare attenzione alle scadenze specialmente. Abbiamo qua un ariete. Magari avrete a che fare con un ariete, vi dice attenzione, una persona molto aggressiva e testarda.
Poi abbiamo bird perched, questo vuol dire che gli uccelli sono sempre simboli di messaggi in arrivo, di novità, di comunicazioni. L'aria infatti dice attesa di notizie, pacchi, lettere, insomma comunicazioni in arrivo nel mese di luglio. Dog, abbiamo protezione da un amico potente, quindi anche se avrete qualche casino magari legale con persone testarde un po' aggressive, comunque sappiate che c'è qualcuno comunque che è dalla vostra parte e che vi protegge. E tree, qua parla affari di famiglia. Quindi questi affari potrebbero essere anche legati a proprietà, eredità, insomma affari di famiglia, ed è per quello che c'è anche coinvolta la legge, quindi attenzione. E vediamo mese di agosto, l'estate del cancro. L'ultima carta, ecco qua. Allora, cancro, la prima carta uscita è boat, una barca, qua parla proprio di una barca, magari ve ne andrete in giro in barca, o parla proprio di money, property, through an inheritance, winning or windfall, quindi se c'erano appunto situazioni legate a proprietà, eredità, qui parla proprio di soldi in arrivo oppure di proprietà, o anche magari potrebbe semplicemente essere una vincita al gioco o soldi che vi siete guadagnati per una meritata e bella vacanza. Ad agosto infatti poi ci saranno un sacco di feste, questo è tankard, per fare un brindisi, skål come fanno i vichinghi, celebrazione, divertimento e insomma happy, buon divertirsi, celebrazioni. Però c'è una nota, vi dice che un desiderio invece non è stato garantito, quindi quello che avete magari desiderato ardentemente nei mesi precedenti dice che in questo momento, agosto, quindi non si realizza ad agosto, se qualcuno ci sperava. Vediamo adesso settembre, cancro, 3 carte. Abbiamo Nest, oh, qua parla di nido d'amore, cancro, dice che per voi avere un porto sicuro, una famiglia amorevole è davvero importante per voi, insomma, stare emotivamente nel posto giusto, sentirsi a casa, sentire che si è costruiti un nido d'amore. Settembre ci parla di questo, vedete all'inizio a febbraio c'era solo un uovo e qua adesso ce ne sono diversi, per alcuni di voi significa proprio concepimento o una famiglia che si allarga, e per altri vuol dire appunto realizzazione di questo sogno amore famiglia. Poi abbiamo carriage, una bella carrozza, e dice un altro viaggio che può essere fisico o mentale, o un viaggio assieme, un viaggio insomma è come intraprendere una strada nuova nella vostra vita, magari avanzare di livello. E poi dice dog close up, piacere con un amico che vi sta molto vicino, che può essere appunto amicizia o il vostro migliore amico, che a volte è anche il nostro partner. Quindi settembre è un mese di appunto di queste connessioni che si solidificano in amore. E che accade a ottobre? Andiamo in autunno. Autunno per il cancro abbiamo horseshoe, abbiamo il ferro di cavallo che parla di una bella fortuna, quindi che a ottobre vi sentirete fortunati. Dagger, attenzione perché comunque ci saranno preoccupazioni, paura e situazioni con un po' di tensione, però vi dice, vi ha rassicurato prima che almeno la fortuna è dalla vostra parte. E bowl, e questa parla di abbondanza, infatti dice plenty of material things, quindi un sacco di cose materiali, quindi soldi o riuscire insomma magari a comprarvi delle cose che sognavate da tempo, spese importanti. Quindi ottobre abbiamo sì, un po' di tensioni, però appunto la fortuna è un'abbondanza materiale. Che dice per voi novembre, il mese della pioggia? Allora, è uscito come prima carta Fairman, dice avere a che fare o avere una relazione con un uomo dai capelli biondi, grigi, bianchi o comunque di carnagione chiara, che avrà insomma
una rilevanza durante il mese di novembre. Il Delfino che parla di nuovo di financial gain. Ma questo è un anno economicamente abbondante per voi, Cancro. È uscito diverse volte questa abbondanza materiale. Dice, allora, financial gain usually coming from something you did in the past, quindi è qualcosa questo però che vi siete guadagnati voi, quindi è come la raccolta dopo la semina, perché avete seminato bene e quindi è qualcosa che a novembre finalmente dà i frutti. E abbiamo Unicorn, un unicorno, e ti dice usa la tua intuizione per compiere dei cambiamenti benefici per la tua vita. E un tavolo ti dice anche un duro lavoro davanti a te, quindi di impegnarti, di realizzare questi cambiamenti che però hanno anche a che vedere secondo me con i tuoi sogni, con qualche fantasia, con qualcosa che vuoi realizzare, visto che novembre raccoglie appunto i frutti di quello che avevi già spianato prima in precedenza, e quindi ti dice anche l'ora di porsi dei nuovi obiettivi da raggiungere per più avanti. E dicembre, come conclude il 2026 il Cancro? Diverse carte. Allora, dicembre la prima carta uscita è questo, Bau, e vuol dire sei tenuto in grande considerazione, questo fiocco, che sei apprezzato dal tuo intorno, magari da queste connessioni nell'ambiente lavorativo, nell'ambiente degli amici, nell'ambiente familiare, quindi le persone ti tengono grande rispetto e ammirazione anche. Poi abbiamo la bilancia, Scales, keep your life in balance, dice stai andando benissimo, continua così e continua a tenere questo buon equilibrio nella tua vita, magari è tra tempo libero, lavoro, amici, famiglia, hobby, sport, insomma tra tutti i tuoi interessi ti dice che c'è un buon equilibrio di tenerlo. E money path, wow, ma quanto money quest'anno, Cancro, ti dice path with money is waiting for you to find it. Quindi relativo a questi nuovi sogni venivano già da novembre, qua ti dice che c'è un altro sentiero che ti porterà soldi e successo, e di farlo con astuzia, perché la volpe ti dice di essere riservato, furbo, attento, che hai tutte le risorse per vincere, specialmente appunto nel mondo degli affari. Cancro, abbiamo visto la vostra panoramica, direi che non manca niente, inizia un po' con qualche lacrima a gennaio, ma poi questo anno c'è abbondanza, ci sono soldi, c'è il successo, c'è il riconoscimento, c'è l'amore, c'è la vicinanza, c'è l'amicizia e siete tenuti in grande considerazione, quindi mi sembra un anno positivo. Certo, gli alti e bassi ce l'abbiamo tutti, qualche bandiera rossa, quella, però prevalentemente direi positivo. Vediamo cosa ci dicono anche gli arcani maggiori in merito al vostro anno. Abbiamo asso di pentacoli, cavaliere di bastoni, altre due carte, Cancro, no vabbè, due assi. Caspiterina, qua non c'è acqua, non c'è la vostra energia, abbiamo terra, abbiamo toro, capricorno, vergine e abbiamo fuoco, ariete, leone e sagittario. Che succede qua? Inizio dal passato, ricordate che questa è collettiva, quindi le energie e la tempistica è diversa, però qua parla di grandi opportunità in arrivo da cogliere al volo, quindi tenete gli occhietti bene aperti, Cancro, perché l'asso di pentacoli è proprio un'opportunità d'oro, assolutamente da non perdere. E qua parla di, può essere un nuovo lavoro, può essere una nuova opportunità imprenditoriale, un nuovo corso di studi che porterà successo e abbondanza, ma soprattutto, cosa importante, è qualcosa che vi appassiona, perché qua l'energia del fuoco e del cavaliere che gli va incontro ci dice azione, quindi siete pronti, è qualcosa che desiderate, come quando la passione e il talento trovano l'opportunità, e questo è fondamentale. E quindi sì, gli andrete incontro con gioia e con passione, un entusiasmo, e questa cosa, i bastoni, l'otto di bastoni ci parla della velocità, ma anche che arrivano tutte assieme, è come se tante cose
vi arrivassero tutte assieme, come se si schiudesse il vaso di Pandora. E qua parla proprio di passione, quindi qua andiamo alla sfera materiale e qua credo un po' più vita privata e sentimenti, però parla di una grande passione, anche l'asso di bastoni ovviamente, di cose fertili, di cose che si sviluppano, che hanno un gran potenziale, che possono crescere, e la velocità. Quindi cercate di tenervi le energie, di preservare le vostre energie, perché a breve qua la vita vi farà correre con un sacco di novità, un po' da tutte le parti, sia in ambito lavorativo che in ambito magari personale, sentimentale. Ci sarà un sacco di movimento. Parla anche appunto di messaggi, notizie in arrivo, però un bombardamento, tantissime cose. Bene, Cancro, possiamo già passare secondo me ad approfondire un po' il tema sentimentale dell'amore. Che notizie per il Cancro 2026? No, vabbè, asso di coppe, ne vogliamo parlare. Terzo asso della lettura, 6 di coppe, e questi sono tutte acqua, la vostra energia. Regina di spade, voglio un'altra carta, perché la regina, l'eremita. Qua parla di un asso di coppe, è una delle carte più belle dell'amore, perché parla proprio dell'amore puro, dell'amore incondizionato. Parla anche ovviamente di un amor proprio, di aver imparato ad amare se stessi, a rispettarsi, a farsi rispettare dagli altri, senza tradire i propri valori. Questa è proprio la coppa dell'amore ed è il terzo asso, quindi c'è l'opportunità e il potenziale anche di questo nella vostra vita. Qua vi dice però di fare attenzione, di non cadere nella nostalgia di un passato. Questa parla di nostalgia del passato, della famiglia, quindi vi dice di non cadere in questa nostalgia, ma di stare solo nel presente. O mi dice che rispetto al passato siete più, cioè alle esperienze, volevo dire, magari alle esperienze negative di separazioni, di rotture di cuore a pezzi, rispetto al passato siete più saggi, siete più consapevoli, perché vi siete presi con l'eremita, unico arcano maggiore, tutto il tempo per riflettere, per trovare voi stessi, per capire in che dinamiche entravate nelle relazioni e cosa andava storto, cosa non funzionava, perché si ripetevano certe situazioni anche se la persona magari era diversa. È come se la regina di spade, qua abbiamo aria, quindi energia di gemelli, bilancia, acquario, oppure questa è la persona con cui avrete a che fare quest'anno, che può essere appunto uomo e donna, però soprattutto prevalentemente energia di aria, o che abbia luna e ascendente in questi segni. E parla di una persona appunto che non si accontenta di briciole, che sa mettere dei sani paletti, è una persona che nella sua zona d'ombra può apparire fredda e distaccata, ma in realtà è molto consapevole di ciò che la ferisce, ed è per quello che mette i giusti confini con le persone. E io credo però che sono molto in sintonia queste persone, sono due persone che hanno imparato anche a stare da sole, stare bene da sole, prima di come posso dire, di stare in una relazione, e di questo ci parla l'asso di coppe. Dice: sei pronto, Cancro, a ricevere? Hai già raggiunto questo livello di consapevolezza con te stesso, di capire che le altre persone non c'è bisogno che siano come un sostituto papà o una sostituta mamma nella tua vita, in relazione con te, o una relazione di simbiosi come si ha con il cane, per esempio. Sei pronto a vivere una relazione con questo piccolissimo distacco, che vuol dire prima vengo io, perché sennò tu dai tutto il tuo cuore, tutto e subito, e quando qui ti chiede prima te stesso, prima il tuo cuore, e poi l'altro deve apportare appunto nella tua vita, in entrambi i casi. Però io credo che siano molte positive questa carta, io credo che la lezione karmica sia stata imparata.
e che davvero questo sia un anno di unione, ma per il cancro non avevo notato che comunque il 32 da 5, che è l'energia del Papa negli arcani maggiori, che parlano comunque anche lui di unione sacra 2 volte, quindi questo potrebbe essere per il cancro l'anno in cui si incontra l'anima gemella. E vediamo che ci dicono sempre per l'amore i cuori. 1 e 2. Allora, che messaggi? Una donna, un uomo e un serpente, qua si chiama Power. Vi dice attenzione ai giochi di potere nelle relazioni, quindi attenzione al gioco del gatto e il topo o ai giochi di seduzione, e ti dice tu istintivamente sai cos'è giusto per te e hai tutto il potere di dire sì o dire no o di andare via in ogni momento, quindi di non farti intrappolare magari in relazioni in cui ti si chiede troppo o ti senti stritolare. Dice sappi che hai il potere di distinguere la differenza. Poi una bellissima colomba, e questa rappresenta di nuovo l'Ace of Cups, l'amore puro e incondizionato, e ti dice You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. Oh, allora, cancro, se alcuni di voi avevano iniziato questo gennaio con le lacrime, magari dovuto, diceva, a una grande passione, una separazione, ti dice, allora potresti non capire sempre perché ti accadano certe cose, però sappi che c'è un proposito maggiore. Quindi se hai sofferto in passato in certe dinamiche, era per imparare delle lezioni, perché vuol dire che questo amore meraviglioso, sublime, incondizionato, partendo dall'amor proprio, arriva quest'anno. Dice dopo il caos, dopo la crisi, una grande benedizione arriverà presto da te. Wow. Altri messaggi d'amore per il cancro con un altro mazzo per single, relazioni occulte, relazioni complicate. Che messaggi? No, vabbè, questa è magia. Cosa abbiamo appena detto? Il gioco del gatto e del topo e una grande attrazione magnetica. Poi con sto coniglietto che aveva aperto la lettura qua, l'attività del cancro quest'anno è notevole, quindi una grande attrazione. Attenzione, perché a volte questi sono incontri karmici, no? Di hot and cold, quindi caldo, freddo, avvicinamento, distanziamento, sono un po' giochi di potere e di soluzione, però che fanno ti inseguo, scappi, però insomma bisogna darsi una regolata in queste relazioni, perché a volte sono solo delle lezioni che dobbiamo imparare prima di arrivare a quel asso di coppe, però qua parla anche di felicità. Io credo, adesso mi è arrivata proprio con dei segni d'aria, vedete, ha lo stesso 45 da 9 che è anche il numero dell'eremita, che potreste avere davvero una relazione con dei segni d'aria, quindi gemelli, bilancia o acquario quest'anno. Cancro, qui tutto rosa, il mondo è rosa, vuol dire che una grande felicità vi attende. Oh, e questi siete voi, il pulcino, parla di fragilità, parla di tenerezza, di qualcosa di dolce, qualcosa da trattare con cura, ma soprattutto qualcosa che per voi è prezioso e che volete vedere crescere, e viceversa, perché 42 dà 6 l'energia degli innamorati, quindi parla di un sano equilibrio. Il verde parla del chakra del cuore aperto, e quindi credo di sì che dopo questa fase di relazioni, un po' di seduzioni, di mordi e fuggi, di qui ti piglio, qui ti mollo, poi invece si trova questo nuovo equilibrio, questo il mondo è rosa, il mondo è verde, la tenerezza, potrebbe essere con la stessa persona, che appunto le cose crescono, insomma in modo dinamico, oppure una nuova persona. Vediamo adesso, cancro, gli ultimi messaggi per voi con gli angeli del cuore,
Anche messaggi per il Cancro, messaggero di azione, di nuovo l'energia di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario. Il vostro messaggio è: qualche eccitante novità lavorativa o legata alla creatività ha catturato la tua attenzione. Sei impaziente di imparare e pronto a cominciare, anche se forse hai qualche insicurezza. Buttati! Questa carta rappresenta qualcuno che è creativo, o magari sei proprio tu, qualcuno entusiasta, qualcuno che è affascinato dalla vita, quindi una persona molto positiva e desiderosa di provare tutto. Può parlare, appunto, questa è l'energia del fante, di qualcosa che ha un grande potenziale. Poi abbiamo 8 di pensiero, qua torniamo all'energia di aria, di Gemelli, Bilancia, Acquario, quindi le energie più prepotenti della tua lettura appunto sono fuoco e aria. Io credo che avete a che fare durante quest'anno soprattutto con questi segni. Allora ti dice: è possibile che tu ti senta prigioniero delle circostanze in cui ti trovi, ma è solamente un'illusione. Quindi Cancro, poche paranoie, e prometti a te stesso che rifiuterai di rimanere bloccato in una situazione che ti rende infelice. Puoi liberarti da solo senza attendere che qualcuno venga a salvarti. Quindi hai tutto il potenziale per liberarti dalle catene, dalle prigioni mentali però che tu stesso hai creato. Ti dice: non avere paura, abbraccia il tuo potere personale. Un altro consiglio dagli angeli: 7 di azione, incredibile. Di nuovo l'energia di fuoco di Ariete, Leone, Sagittario. Ti dice: sei chiamato a rivendicare, appena detto, il tuo potere personale. Abbi fiducia in te stesso, perché gli angeli ti daranno la forza per dire di no quando sarà giusto per te. Di nuovo, anche nelle relazioni di seduzione, ti dice, nei giochi di potere hai la forza di dire no, Cancro, usala. E ti dice: è possibile che i tuoi problemi siano generati da conflitti interiori irrisolti piuttosto che da uno scontro con altre persone. Quindi ti dice veramente che è tutto nella tua testolina, che si chiamano ansie, paure. Mollale, il presente è ora, quindi non anticipare con l'ansia da futuro o non farti prendere dall'angoscia di un passato, di situazioni che possano ripetersi. Quindi ti dice di stare nel qui e ora e che hai tutto il potenziale per realizzare questo anno meraviglioso che si prospetta. Qua abbiamo sensualità, amicizia, connessioni, amore, unione, connubi e tanta abbondanza materiale. Ci sono dei viaggi, ci sono opportunità appunto di lavoro e di nuove opportunità, di tanti obiettivi da raggiungere. Cancro, anche oggi qui da Mandala Tarot la Stella è tutto. Spero che abbiate risuonato con i messaggi di questa lettura, fatemelo sapere nei commenti. Vi mando un bacione e ci vediamo presto. Ciao!